la notizia consegnata da un angelo: la Vergine Maria è incinta. Il Figlio di Dio è il suo destino. In questo squisito dipinto, Maria ascolta con stupore, le mani incrociate sul suo corpo come se ricevesse una benedizione, ma anche come a proteggere la nuova vita. Il suo viso è un ritratto di grazioso sconcerto ed emozione. Nel Vangelo di Matteo, Maria è impegnata nel matrimonio con Giuseppe quando scopre di essere incinta. Con costernazione decide di continuare, avendo però in mente il futuro divorzio. Ma Dio manda un angelo in sogno a Giuseppe per spiegare il concepimento divino. Il pittore francese Champagne è uno dei pochi artisti a raffigurare la storia di Giuseppe, immaginando il suo dilemma e l'intervento angelico. E proprio come una figura in un sogno, l'angelo parla senza parole per spiegare il mistero con la lingua dei segni. Maria e Giuseppe sono in viaggio attraverso un paesaggio roccioso. Lei è scesa dall'asino, forse ha paura di cavalcare lungo un tale pendio. Giuseppe, ingrigito e stanco, la sta aiutando. Il padre terreno di Gesù è generalmente raffigurato come impotente, di poco aiuto, ma non in questa visione, un dettaglio del famoso trittico Portinari di Firenze. Sta facendo qui tutto il possibile come marito e futuro papà per proteggere la sua piccola famiglia dal pericolo. Il Vangelo di Luca descrive l'evento. E avvenne in quei giorni che un decreto di Cesare Augusto ordinò che tutto il mondo conosciuto venisse censito. Giuseppe andò a Betlemme per registrarsi con Maria, che era incinta. Per Bruegel l'evento è contemporaneo, inserendolo nel suo nativo Belgio, nel più duro degli inverni. Maria e Giuseppe sono solo due persone povere che arrancano attraverso l'aria gelida in coda per questo atto burocratico. L'unica cosa che li contraddistingue è il proverbiale asino. Di tutte le molte migliaia di presepi nell'arte occidentale, questo ha una tenerezza materna in più. Maria si inginocchia umilmente davanti al suo Dio, ma è altrettanto piena d'amore per il suo bambino appena nato. Madre e bambino si guardano l'una negli occhi dell'altro e l'intera composizione sottolinea il loro legame reciproco. L'arte di Barocci, fino a poco tempo fa uno dei più trascurati maestri italiani, era particolarmente popolare fra le donne del suo tempo e non è difficile capire perché da questa natività. Non sono solo i tre re, ma un intero corteo ricco e potente che si snoda lungo una ripida valle sulla strada per Betlemme. L'affresco di Gozzoli poteva essere un'immagine contemporanea al pittore e infatti questi magi includono i medici e i loro tirapiedi. L'immagine ricorda eventi reali come la processione annuale dell'Epifania, nel tentativo di rendere gli eventi biblici più vicini agli spettatori contemporanei. Molti dei medici, tra cui Lorenzo e Giuliano, appaiono in questa raffigurazione con i magi e Gesù appena nato. I membri della famiglia sono concentrati sul bambino, la cui nascita miracolosa ha avuto luogo in una capanna mal ridotta. Ma Botticelli pone la Sacra Famiglia al di sopra di questi personaggi accalcati. All'estrema destra un personaggio, forse Botticelli stesso, ci fissa con uno sguardo in bilico tra l'interrogativo e lo sprezzante. Sembra quasi chiedere quanto profondo sia il nostro rispetto, il nostro amore. Il misterioso Giorgione ha lasciato pochissime opere al momento della sua morte prematura, ma questo è un vero capolavoro di contemplazione. L'anziano Giuseppe è immerso nella preghiera, Maria è in silenziosa adorazione davanti al bambino, i pastori nei loro vestiti laceri sono senza parole e incantati, ma pieni di amore. La scena molto intima si svolge sullo sfondo di un tipico paesaggio veneto. Il Vangelo di Luca riferisce che i pastori facevano la guardia ai loro greggi fuori Betlemme, quando un angelo apparve improvvisamente, annunciando che il Salvatore era appena nato in città. Pittore medievale, Taddeo Gaddi immagina la scena su una ripida collina nel cuore della notte. Solo uno dei pastori è sveglio, pecore e cani stanno cominciando a muoversi, mentre l'angelo parla dall'alto. Divisa in due da un muro di mattoni grezzi, dominata dalla testa d'asino che spunta al di sopra, l'opera di Gentileschi ha una composizione incredibilmente strana. Giuseppe è accasciato per la stanchezza, la testa riversa all'indietro.
I piedi della Vergine sono sporchi e lei è troppo stanca per cullare il bambino affamato che guarda di sottecchi nella nostra direzione. La Sacra Famiglia è fuggita da Erode, pazzo omicida, e dalla sua strage di innocenti. Il presepe tradizionale che conosciamo attraverso miliardi di cartoline natalizie qui è completamente stravolto.